sono molti anni che le Harley corrono in pista, molti di più di quanto voi pensiate. Dal 1903, quando l'Harley Davidson è nata, ha corso nelle gare di drag, nelle gare di salita, sulle spiagge di Daytona, dove sono stato io un mese fa, e adesso ho avuto la possibilità di portare la mia Lowrider ST in pista. Ma ci rendiamo conto? La vera domanda è: perché correre con un Harley in pista? E la risposta è: perché no? E ho deciso di portare lo stile americano qua in Italia perché secondo me è fighissimo, ma soprattutto nessuno l'ha mai fatto. Quando mai avete visto un Harley girare in pista a Misano? E la moto con cui entro oggi a Misano è un Lowrider ST 117, vuol dire che è un 1930 di cilindrata, cioè quasi un 2000, ed è praticamente di derivazione, allora non dico pista, però in America avete presente King of Bagger, dove ci sono i Road Glide, che è la gamma più grossa di Harley, che corrono in pista. Hanno praticamente creato quelle moto, ma di serie, con Lowrider ST, ed è una roba incredibile perché se vedete le borse qui sono state alzate, perché dei modelli di solito sono molto più bassi, alzate così da poter piegare. Gomma dietro è stata allargata, le sospensioni dietro sono state alzate per favorire la geometria con più carico davanti, soprattutto perché guardate cosa c'è qua, ci sono gli steli rovesciati, che anche quelli danno maggiore stabilità, doppio disco, è stata alleggerita e quindi hanno voluto, diciamo, creare una moto molto più sportiva. Le uniche due modifiche vere che io ho fatto all'Harley, al di là del colore e della personalizzazione, sono lo scarico Zard e l'Anarchy Mode. E lo scarico Zard, raga, guardate quanto è bello, è in acciaio, ha su il DB Killer, è diventato tutto colorato in una maniera incredibile. E la cosa più bella di questo scarico è che fa un casino della Madonna, tira i tuoni, lo avete sentito che mi sentite all'inizio del rettilineo. Ma quando tu accendi la moto, raga, è omologato. Cioè, vi giuro, voi siete accanto alle volanti, non infastidite nessuno, non dà alcun fastidio. Tornate di notte in condominio, non vi sente nessuno. Appena date la manata di gas, scende giù il grattacielo. Questa roba è atomica perché è come se fosse uno scarico a sonorità variabile, ma un 2 in 1 in acciaio che fa un casino incredibile. E soprattutto questa piccolina qua, Anarchy Mode, praticamente cambia le prestazioni della moto. La curva di coppia praticamente è dritta e la moto diventa elettrica, ma non nel senso che non suona, che è immediata, cioè tu dai gas e diventa un dragster. Si gira, cioè guardate, giro poco il gas. No raga, fa paurissimo! Cioè se lo provate e poi ve lo tolgo, vi giuro che vi crea dipendenza perché cambia completamente l'anima della moto. È fighissima sta roba. A Misano io ci sono già stato con un V4S ed è stata la mia prima volta in pista. In un track day Pirelli, un V4S da 220 cavalli. E qui insieme a Salvadori per la prima volta ho grattato il ginocchio. Quindi non potevano ritornarci con la mia Harley, mi sembra logico, no? Questa moto si chiama Bagger e con Bagger si intende una moto che ha delle borse posteriori e una carenatura davanti, quindi in realtà sono un sacco di moto così, però non c'è una vera e propria definizione perché fa parte di una sottocultura nata in Florida, nella East Coast, e infatti motivo per cui ho fatto anche la moto blu Miami e tutti quei richiami che chi ha visto gli episodi in cui sono stato in Florida in America vi ho fatto vedere, perché avete presenti i raduni appunto dove sono stato con le macchine con le ruote gigantesche, hanno iniziato a creare i Bagger e poi a correrci in pista. Chi ha un Harley ovviamente si vuole mettere in mostra, ma con questa diciamo che un pelino non rinunci neanche alle prestazioni, perché poi tra l'altro c'è anche le casse. Quindi se vuoi andare forte puoi anche ascoltarti la musica mentre sei in giro con gli amici, cioè che roba divertente è. Va bene raga, ho parlato troppo, scusate, sono emozionato, adesso andiamo in pista. Bene raga, si chiudono i guanti più fighi del mondo di Dainese con il carbonio e Harley si entra in pista. Mamma raga, visiera giù, tuta integrale. Raga, sto entrando in pista a Misano. Ovviamente la prima cosa da fare è Anarchy Mode, si gira e sentite quanto diventa reattiva. Ho una cacca addosso allucinante, sta andando semaforo verde, credo non sia mai successo nella storia. Tutti i Marshall che mi fanno così, non vi metto la musica solo per quel copyright. Dentro, dobbiamo fare un paio di giri in cui si scaldano le gomme con calma. Iniziamo a tirare dei bei pestoni sui freni, scaldiamo le gomme. Mamma che bello! Sono in pista a Misano con la mia Harley! Cosa sta succedendo? A tutti che mi guardano! Che figo! Si
esplora il... Oddio, ho grattato le pedane, ok, subito. Ovviamente questa è tutta standard e ho deciso di girare con le borse perché lo fanno anche nel King of Bagger. Infatti raga, nel King of Bagger che ho visto a Daytona le moto sono tutte completamente molto più alte perché hanno le pedane indietro e così puoi grattare il ginocchio, perché con questa geometria è impossibile grattare il ginocchio praticamente. Sul cordolo! Perché poi qua non riesco a tenere il piede in punta perché non è come le sportive, è super lontano con tutti gli spalti. Si lasciano i freni, ok, ho grattato, freno dietro per correggere, questo è il giro buono, pela il gas, qua che non ho traction sto grattando tutto ragazzi, non riesco neanche a tenere le punte, sentite come svirgola, sguardo lontano, sguardo lontano, sguardo lontano, pelo gas, si ritorna dentro, qua si cambia, terza marcia, cambio di direzione che su questa non è semplice e poi gas. Sentite lo Zard come suona, che figo! Frenare è complesso ma si prova, ci si frena ai 150, terza marcia, io lascio, tanto ok, stiamo grattando, full gas! Seconda, lasciamola scorrere piano col gas, sto grattando tutto raga, dentro, questo potrebbe essere il giro buono e sto correndo con The King della Dyno qua sopra, The King, questa l'ho fatta forte. Si alza e ci si ributta giù, seconda, si guarda già fuori, mi raccomando, sono andato un po' lungo e la cosa importante, come mi disse Luca Salvadori quando ho girato in pista, è che non bisogna frenare troppo, devi freni forte, ok, poi lasci i freni, guardi fuori e lasci che la moto entri dentro. Cazzo che figo! Questo potrebbe essere il giro buono! Non so in quanto ho girato raga, non ne ho idea. Adesso un attimo con calma. Mamma mia raga, cioè vi assicuro che è bellissimo, ma è comunque 300 kg di moto, cioè è abbastanza impegnativo. Iscrivetevi al canale, che cazzo di sogno è! Ho la pista di Misano tutta per me, bandiera a scacchi, che figo! Mamma mia, in pista con un Harley! Chi cavolo me lo porta? E guardate che filtro a cono c'ha raga, ma vi rendete conto? Ve lo dico col cuore, sono felice, grazie a voi, a tutti i miei sponsor, ho tutti i brand più belli che mi supportano. Dainese mi ha dato la tuta, tra poco la faremo personalizzata. Simpson Helmet, neanche a dirvelo raga, era il casco di Stig, cioè io ce l'ho addosso adesso personalizzato da CSD Design e sto andando con un Harley, sto vivendo un sogno e questo, sto mettendo il cruise e la pista di Misano mi fa straridere sta roba per parlarvi e questa roba raga è possibile solo grazie a voi, vi giuro, grazie mille. No, bellissimo. Tra l'altro dai, tiene, le gomme sono belle attacchine. Secondo me veramente potresti grattare il ginocchio, perché comunque la moto sta giù, è che dovresti avere la gamba su, perché cioè, se no non riesci, perché io aprivo, però sì, sì. Cioè se sei così non riesci, invece così butti giù.